Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una sesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana con le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Vediamo come inizia, come parte questa settimana. Abbiamo la carta della donna che si può riferire sia a voi o anche a una persona accanto, vicino, come si riferisce alla sensibilità, alla comprensione, alla gentilezza e l'amorevolezza, allora magari sono queste le nostre armi vincenti che ci aiuteranno. Oppure dobbiamo fare attenzione a proteggere la nostra sensibilità da situazioni o persone esterne. Magari invece se si tratta di una persona potrebbe essere pronta o utile ad aiutarci in qualche circostanza. Poi troviamo queste nuvolette un po' particolari perché spesso portano confusione, qualche complicazione o preoccupazione, di sicuro passeggera perché una nuvola può passare abbastanza in fretta, purtroppo ahimè porta un po' di instabilità e anche aggiungerei un po' di stress perché essendoci i topolini vuol dire che alcune cose vi destabilizzano parecchio, quindi mancanza di tempo, fretta, tante troppe cose da fare, un po' di disordine e quindi di fare proprio attenzione che tutto questo non vada a incidere sia sulle cose che state facendo ovviamente, ma soprattutto sul vostro umore. I segni zodiacali da attenzionare sono particolarmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario e abbiamo anche quelli di Fuoco, scusate, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente per chi non è interessato può comunque ascoltare perché alcune cose possono riferirsi alle relazioni, ai rapporti più stretti di amicizia e famiglia. Troviamo la carta del Giglio. Diciamo che in questa settimana già vedere il Giglio, la Pratolina, vuol dire soprattutto dal punto di vista affettivo o amoroso o quantomeno una persona cara, diciamo di fiducia, è accanto per sostenerci, per esserci. Anzi, ci sono anche situazioni di intesa, unione ritrovata, magari se c'è stato qualcosa che non è andato precedentemente. A volte lo stress o se non si sta poco bene o se ci sono tante troppe cose da fare è normale che va a influire sulla relazione stessa, però già queste carte vi stanno dicendo che le cose andranno decisamente meglio e sottolineato anche dalla presenza dell'aquilegia, quindi tutte quelle situazioni molto complesse magari c'è un momento di tranquillità, di serenità e di pausa, nel senso che alcuni conflitti, alcune cose si lasciano alle spalle, si lasciano indietro e invece di ritrovare l'armonia e la serenità e assolutamente andare oltre nel miglior modo, nel miglior modo possibile tutte le altre situazioni. Per i single queste carte vogliono dire che può esserci l'opportunità di aprirsi, di condividere, di socializzare, prima di tutto per stare bene
bene con voi stessi, per ritrovare, rivedere magari anche delle amicizie, qualcuno che non si vedeva da un po' di tempo. Ci sono alcune cose che si vanno a consolidare, solo magari se alcuni di voi hanno già una frequentazione, una conoscenza attiva, allora pian pianino si procede, altrimenti è vero che possono esserci delle new entry, delle nuove conoscenze che in qualche modo possono essere stimolanti, anzi da valutare e poi osservare se la cosa può proseguire. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze, dove troviamo la carta fedeltà. Direi abbastanza positiva, perché, mentre da un lato vediamo che le vostre energie, sono molto forti, soprattutto a livello personale e io direi anche interiore, c'è una forte creatività, ci sono tante cose da voler fare, desiderate ottenere tante cose, però dovete fare attenzione a non disperdere, troppo le vostre energie e quindi di poterle gestire in un modo molto più preciso. Magari se avete bisogno di aiuto, di sostegno, questo è il momento per farlo, oppure di anche metterci un po' di gioco, di serenità, di tranquillità, perché se ci si lascia prendere, come vi dicevo prima, dall'ansia e dall'angoscia, è facile commettere degli errori, soprattutto di fare attenzione alla fretta. Invece già vediamo comunque delle carte positive. Finanze vuol dire in qualche modo riuscire a risollevarsi da un momento difficile o esserci comunque delle cose positive e che pian pianino stiamo cercando di recuperare. Ci sono anche delle novità, delle cose in arrivo. Il messaggero in effetti è quella carta che indica l'arrivo di notizie soprattutto da lontano, oppure delle novità, degli ospiti, dei nuovi contatti, iniziative che possono essere abbastanza buone da intraprendere proprio adesso, e ci parla anche di viaggi magari da poter organizzare per il prossimo futuro, oppure se avete bisogno ed esigenza di spostarvi, di fare delle cose importanti proprio nel corso della settimana, questo è il momento giusto proprio per muoversi particolarmente. Però è ovvio, diciamo, vi ricordo sempre di fare attenzione a come gestire il proprio tempo. Poi soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro, queste possono indicare una nuova fase, quindi anche di risposte, vecchie situazioni che in qualche modo riuscite a capire e comprendere come agire, nuove prospettive, anche nuove informazioni che vi possono essere utili per il vostro prossimo futuro. Quindi le cose più importanti, come abbiamo visto, è tanta concentrazione a se stessi, sciogliere subito dubbi, perplessità e preoccupazioni e massima gestione delle vostre energie. Queste sono le armi vincenti. Magari sono favorite tutte le nuove iniziative, oppure quelle situazioni che magari sono un po' bloccate, e allora lì metterci tutta la cura e la pazienza, soprattutto costanza, cioè se non vi sentite in grado di mettervi in una certa situazione e poi proseguire, allora meglio non iniziarla per niente, perché altrimenti rischiate solo di perdere tempo. Questo vale per il lavoro, per i progetti più importanti e soprattutto per la ricerca. Dovete comunque continuare, dovete comunque insistere. Qualche risultato inizia già a vedersi nel corso della settimana, altre soluzioni e situazioni che andranno a migliorare si vedranno successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!